avvicinati, che qua, ti faccio vedere una cosa. Va, tutto pronto? Hai capito che succede? Mi stai a fare arrabbiare. Bello. Allora, alzate le mani, mettiamo. Yes! Dai, Lo mettiamo. Tanta roba. buongiorno a tutti, io vi faccio vedere quello che accade quando si cambiano i piatti di un menù all'interno di un ristorante. Che cosa succede? Cambia la stagione e quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo per forza, perché noi ci crediamo, l'abbiamo sempre detto, di essere stagionali. Quindi in questo momento che succede? Ci sta un'evoluzione. L'evoluzione qual è? Delle verdure che stanno cambiando. Gli asparagi stanno arrivando, non ti devi mangiare asparagi quando è Natale, ti devi mangiare asparagi a fine marzo, aprile, maggio, quello è il periodo, i paghi meno, so più buoni e sei veramente una persona sostenibile. Che dite che sei sostenibile e poi mangiate le melanzane d'inverno, ok? Detto questo, che piatto ti devo fare? Ti faccio oggi un pan brioche fatto da quell'uomo là, guardalo, che è lo chef di questo ristorante, ok? Con che cosa? Con asparagi, nuovo cotto in camicia e una crema di parmigiano, che devo ancora pensare. Con Tony sto a parlare come lo fa? Con dentro pure un tuorlo, così, perché sai, gli asparagi col parmigiano e l'uovo sono perfetti. Quindi lo famo, e dai, famo, dai. Ingredienti: burro, parmigiano grattugiato e reggiano o grana padano 24 mesi, pan brioche, questo è fatto in casa, è buono, eh? Poi l'ha fatto Tony, poi sale, pepe, un po' di aceto per le uova in camicia, asparagi, quelli che vuoi usa, i bianchi, i violi, i verdi, fa come te pare a te, panna per fa la fonduta, ti serve, e poi niente, è il cuore, la passione e l'amore, perché tu ti fa godere quelle persone che mangeranno sto piatto. Prima cosa, prepariamoci gli asparagi. Io voglio giocare con il verde e il viola, ok? Sono asparagi coltivati, quindi comincio, già lo so, i primi che diranno, ma asparagina è un'altra cosa. Per casa, quando ti fai l'ovetto, perché sennò è molto spreco, soprattutto per un piatto così ci vuole più un asparago bello imponente, bello sostanzioso. Quindi ci abbiamo un po' di questi, useremo, e un po' di questi verdi, ok? Italiani, capito? Ricordate quando poi vai a Natale a comprare asparagi là che vengono dal Cile, pensa quanto inquinano qua asparagi. Hai pagati tanto, non sanno di niente e ti hanno pure inquinato l'aria che ti respiri. La sciacquata al volo, vedi che asparago com'è? C'ha un punto di rottura qua, della parte quella fibrosa del gambo che tu non te puoi mangiare, a meno che non la stufi, poi la frulli, la passi, potrebbe essere una basetta per risotto o potrebbe essere fantastica per fare un brodo, per fare un risotto ad asparagi, per fare una pasta di asparagi. Quindi io prima faccio questo lavoro, guarda, senti che rumoretto, senti come scrocchiano, quando si piegano e non si spezzano vatti a arrabbiare con chi ti ha avvenuti, che ti ha dato una roba vecchia. Quindi un bel mix facciamo, sicuramente che ci avranno cotture diverse, quindi gli asparagi grossi o li cuociamo un po' di più, o se siamo furbi li tagliamo a metà, così c'è la stessa cottura di viola. C'è un po' di terra, sono ancora sporchi, te ne accorgi, li lavi ancora meglio, gli diamo una sciacquata ulteriore e soprattutto il gambo quello più sporco, non le punte, perché il gambo sta per terra, dentro la terra, e le punte stanno là al cielo, capito? Guardare il sole. Ma ancora non ti sei iscritto? Mo mi stai a fare arrabbiare, ma che te costa? Ma che te sto chiedendo i soldi? E iscriviti adesso, in questo momento, dai, che a me fa tanto piacere che siamo tanti iscritti. Facciamo così, tagliamo a metà, tagliamo le punte, quelle cicciotte, quelle più grosse, e anche i gambi. Almeno che questo qua, vedi, è un po' troppo più piccolo, quindi lo taglio a metà. Belli, ammazza come scrocchiano, guarda che asparagi. E questi invece li teniamo interi, eccoli qui, perfetto. Sale grosso,
Le verdure si cuociono sempre con acqua in piena ebollizione e sale grosso. E vai, li cali. Non li devi finire da cuocere, li devi soltanto sbollentare velocemente. Niente di più, facile facile. Guarda, quando sono ancora così belli, verdi, guarda che belli, li metti in acqua fredda, magari ancora meglio acqua e ghiaccio. Guarda il colore com'è. Non so come quelli che mi fa mia madre, Fiorella, che è bravissima a cucinare, però li fa talmente coce troppo che diventa poi un colore brutto. E senti il rumore come deve essere ancora. Ancora è croccante, è buono da morire. Mettiamo 100 ml di panna fresca. Oh, non ti voglio vedere che compri quella roba al supermercato UHT, quella roba là che non si sa che ci sta. Cioè, le etichette devono essere pulite, ci deve stare scritto solo panna fresca, non ci deve stare scritto nient'altro su queste etichette, è importante. 100 ml di panna, ritorniamo a noi fresca. Oh, non la fa bollire, deve appena la superficie. Ti ricordi da ragazzino? Il latte per ragazzino non deve bollire, ecco, e tiepida, così. E ci mettiamo 100 grammi di parmigiano reggiano o grana padano, un po' di pepe, mescolo. Guarda come è venuta, guarda, ecco qua, è venuta. E poi, non ti sembra un po' sbiadita? È un po' sbiadita, no? Allora che famo? Che vogliamo fare? Che faresti tu? Ora te lo faccio vedere io che famo. Ci mettiamo 2 tuorli, guarda qui. Così da un bel colore. Guarda qua. Io la riscaldo un altro pochino. Ecco qua. Così pastorizziamo anche l'uovo. Dobbiamo superare gli 80 gradi. Ma non la fa bollire. Ecco qua. Guarda che bella. Guarda. La verso qui nella ceramica. Così si raffredda pure. E prende la consistenza più densa. Man mano che si raffredda, il parmigiano tira e fa una consistenza un po' più, capito? Un po' più cremosetta ancora di più. E tagliamo il pan brioche un po' spesso perché deve essere croccante esternamente e morbido dentro. Cioè, presente, sì? Io farei così, guarda che spessore, bello così. Padella antiaderente. Un po' di burro, lo facciamo un po' spumeggiare. Non lo devi far bruciare il burro, guarda com'è, guarda. Aspetta un secondo, un altro secondo. Adesso andiamo. Perfetto, così. L'effetto che vogliamo è dorato, esterno e dentro morbido. Guarda. 1, 2, giriamo, bello così. Pronto, pronto, pronto. Con questa padella sempre, guarda che fai. Prendi gli asparagi, un po' di sale, un po' di pepe e li abbrustoliamo un pochettino con lo stesso burro, capito, che c'è dentro. Guardate ancora il colore com'è bello, bello, verde, ancora bello intenso. Se vi piace questo tipologia di ricetta, fatemelo sapere. Lo sapete, io ci tengo tante vostre pareri, quindi se vi piace che vedere i test che facciamo delle nostre ricette prima di mettere nel menù del mio ristorante, ditecelo, ditemelo, scrivetemelo, ok? Quando mi incontrate in giro, ditemelo a voce, fatemelo fare a voi, nei commenti, dove volete voi, perché io ci tengo ai vostri pareri, perché io senza di voi non sono nessuno, quindi commentate, che dobbiamo fare? Se facciamo l'uovo in camicia, va bene? Siete pronti? Dai, acqua che sobbolle leggermente, un po' di aceto di vino bianco, che vi viene meglio, deve sobbollire in questa maniera. Rompete l'uovo, lo mettete dentro una ciotola, così, faccio un piccolo vortice e adesso piano piano vedete che fa, che succede. L'albume quando è fresco intorno al rosso, guardate che bello, guarda qua che gioco che diventa, è spettacolare.
E intanto montiamo il piatto. Pan brioche tostato, gli asparagi. Guarda che bello questo, così, così. Te ci metto asparagi di mangiare, la verdura fa bene, bella, abbondante. Mo aspettiamo l'ovetto. Eccolo qua. Ecco qua. Perfetto, guarda che bello morbido dentro, lo senti col dito che è morbido. Poggio l'uovo, così, morbidoso, che sta così tutto coccolato in mezzo agli asparagi. E poi mo, sei pronto? Guarda qua. Cioè tu quando arriva già devi stare quasi per godere, capito? E mo ci possiamo mettere pure un'erbetta, una fogliolina, qualcosa carino, ma andiamo a cercare. Guarda che è, guarda la roba che ci abbiamo. Ci mettiamo un po' di basilico e stuzzica il basilico. Quando seguono le ricette c'è anche questo. Che ci mettiamo sopra? Qual è la cosa che potrebbe divertire? Si crea il menù, è una sorta di lavoro tutto quanto insieme a tutta la brigata di cucina. E guarda qua che bella misticanza mi ha dato Tony. Come lo vedi? Questo mo che ti dice? Magnami tutto, mo devo assaggiarlo. Io Tony, perché lui poi è Tony un manico dell'impiattamento, è più bravo di me. Guarda, mettici un fiorellino, dai. Guarda che spettacolo. Questo che ti dà la sensazione di fresco, primavera, il sole che ti comincia a scaldare e ti viene voglia di mangiare queste cose. Mo si deve assaggiare, ma mica assaggio da solo, perché da solo sono pure condizionato, che sono bravo, ho fatto un bel lavoro. Ci non sta più bocca che assaggio. Toh, e qua. Eccoci, salve. Allora, adesso andiamo alla prova. Che famo? Io taglio su proprio sull'uovo, che guarda che succede adesso, eh. Hai capito che succede? Oh, hai capito? Stai a vedere. Pensa noi mo che so mangiamo come potremo. Allora, Ottimo lavoro, chef, piatto bellissimo. L'uovo è perfetto, vai, bravo. poi tagliamo in 4 parti e mo assaggiamo un po' tutto quanto. Oh, dai, vedete? Mo all'alzata di mano, se lo mettiamo o lo mettiamo al menù. Questo è quello che accade dentro ad ogni cucina. Ogni piatto che si mette nel menù lo dobbiamo assaggiare prima tutti quanti noi e poi l'assaggerete voi se diciamo se va bene per noi va bene pure per voi. Allora, alzate mano, mettiamo? Yes! Dai! Lo mettiamo! Tanta roba! Allora, quindi lo troverete nel mio ristorante, venite qua a Milano e voi mangerete. Un bacio a tutti quanti voi.